Buongiorno a tutti amici, oggi ho pensato di proporre questo book tag in tema stagionale trovato sul canale di Chiara Martini, ve lo lascio qui sotto naturalmente come al solito. Non li sto registrando in ordine, li faccio quando mi sento, questo l'ho messo prima perché è arrivata la primavera, chiaramente mi sembrava adatto. Non ho qui neanche i libri da mostrarvi come al solito, purtroppo, mi spiace. Poi se volete rispondere anche voi fatemi sapere qui sotto, se avete un canale magari potreste rifarlo, taggatevi da soli e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Mettete un like alla fine e cliccate sulla campanella per le notifiche. Bene, cominciamo con il tag. Numero 1, un libro bello e delicato come un fiore. A questa domanda, al volo mi è venuto in mente questo libro, Le memorie di Adriano della Jursenar. Ho già parlato di questo libro del 51 che definirò capolavoro a dir poco, non lo dico solo io, è uno dei libri più belli di sempre. L'imperatore Adriano, successore di Traiano che regnò dal 117 fino alla sua morte nel 138. L'impero di Adriano si caratterizza come un ventennio di sostanziale cambiamento rispetto a quello del predecessore Traiano. Ispirandosi agli antichi ideali di pace, l'imperatore preferì consolidare i confini piuttosto che fare nuove conquiste. Viaggiò moltissimo nelle province romane, ricostruendo e abbellendo le città. La sua fama presso antichi e moderni è legata alla sua raffinata cultura. In questo libro l'autrice si immagina che verso la fine della sua vita scriva una serie di lettere a suo nipote Marco Aurelio, infatti è un romanzo epistolare, dove si apre e parla delle sue speranze, della vita che avrebbe voluto fare. Infatti egli avrebbe preferito occuparsi di arte e filosofia invece di fare le guerre, ma la vita l'ha costretto a occuparsi degli affari di Stato. Del suo matrimonio infelice, cronache dell'epoca narrano addirittura che preferì fare guerre per oltre 20 anni piuttosto che stare a casa con la moglie, che pare che fosse una donna insopportabile. Nella villa dove vivevano a Tivoli ci sono addirittura due ali separate per i due che conducevano vite distinte. Ma soprattutto Adriano parla del suo amore per il giovane Antino, un ragazzino per cui perde letteralmente la testa e che morì giovanissimo durante un viaggio in Egitto pare suicida. Questo fatto distrusse letteralmente il cuore dell'ormai anziano imperatore, che gli dedicò statue e addirittura una città in sua memoria, Antinochia, che oggi non esiste più. Adriano era un amante della pace e dell'arte, lo testimoniano anche le opere e monumenti che fece costruire e gli scritti che ha lasciato. È stato un filosofo più che un militare. Questo capolavoro senza tempo, riportato anche a teatro, merita decisamente 5 stelle. Io do raramente il massimo, ma questo libro se le merita tutte. Se riuscite a leggerlo in lingua originale in francese, vi assicuro che ne vale la pena. Un libro meraviglioso a dir poco. Una meraviglia. Numero 2. Le giornate si allungano, c'è luce fino a tardi, un libro luminoso. Per questa traccia mi viene in mente Mille splendidi soli di Khaled Hosseini, che è un autore statunitense di origini afghane. Un libro luminoso se non altro nel titolo. È un libro che mi hanno regalato anni fa e che rimane ancora tra quelli da leggere prima o poi. Purtroppo non sono ancora riuscita a farlo. Ho sentito ottime critiche su questo autore, ma non posso parlarne per ora. Il libro narra attraverso la vita dei protagonisti la storia dell'Afghanistan negli ultimi 30 anni. Voi lo conoscete, l'avete letto? Cosa ne pensate? Mi piacerebbe conoscere il vostro parere. Magari mi lasciate le vostre opinioni qui sotto. Numero 3. Tempo variabile, un libro su cui hai cambiato idea. La giuria di Grisham è un libro che mi prestarono anni fa e mi fece cambiare opinione sull'autore. È stato, ammetto che all'epoca ero un po' snob, nel senso che consideravo i cosiddetti bestseller dei libri di scarsa qualità molto popolari. Invece mi sono dovuta ricredere, dopo questo libro ho scoperto un autore e anche un genere, il legal thriller, che mi piace molto. Numero 4, Abiti più leggeri, un libro leggero. Un libro leggero è La casa dipinta, sempre di John Grisham, dello stesso autore. Un libro leggero dato anche ai ragazzi, ne ho parlato già in un video dedicato. Non è un legal thriller come i soliti di Grisham, parla della vita di una famiglia americana degli anni 50 dello scorso secolo, visto dal punto di vista di un ragazzino di 7 anni. Vi assicuro che è molto carino, un libro leggero e godibilissimo, adatto a tutti. Numero 5, Aprile dolce dormire, un libro soporifero. Qui ho messo, mi dispiace dirlo, Teorema di Pierpaolo Pasolini. In questo libro si parla della venuta del Messia in una famiglia altoborghese che sconvolge tutti gli equilibri interni. Essendo la borghesia abituata a dare e avere,
ad avere sempre un tornaconto, a non dover pagare per i propri privilegi, questo amore gratuito sconvolge la visione della vita dei protagonisti. Poi c'è sempre la solita contrapposizione da ricchi e poveri, dove i ricchi non possono uscirne perdenti, naturalmente. Mi spiace dirlo perché io adoro Pasolini, per me è uno degli intellettuali più importanti del secolo scorso. I suoi libri come L'Autore dell'India, Ragazzi di vita, Una vita violenta sono veramente dei capolavori. E da questo libro mi aspettavo qualcosa di più, invece l'ho trovato abbastanza noioso perché parla di politica e a me la politica non interessa. Tra l'altro mi sono resa conto adesso di non avere mai fatto un in cui parlo di Pasolini, che è uno dei miei autori preferiti. Provvederò a farlo al più presto perché è veramente un autore, un grande intellettuale. Mi spiace dirlo per questo libro, ma a me proprio non è piaciuto, mi ha annoiato tantissimo. Bene, vi lascio tutti i libri citati qui sotto, i video, eccetera. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, mettetevi un like e girate il video ai vostri amici se vi è piaciuto. Ciao, al prossimo video, a presto.